Se vi dico ordine, rispetto per le regole, attenzione ai gesti, probabilmente il paese che vi viene in mente è il Giappone. È l'immagine che abbiamo tutti, una società estremamente disciplinata in cui la forma e il controllo fanno parte della vita quotidiana. Ma vi siete mai chiesti da dove nasce questa ossessione? Perché proprio lì l'ordine è diventato così centrale? Per capirlo bisogna tornare indietro, all'inizio del Seicento, quando dopo decenni di guerre civili il Giappone entrò in un lungo periodo di stabilità. Per oltre 2 secoli il paese visse in una pace quasi irreale, ma quella pace non era gratuita, era il risultato di un sistema che aveva preso una decisione drastica. Il disordine non doveva avere nemmeno la possibilità di nascere, e per farlo non bastava controllare le azioni, bisognava costruire una società che si controllasse da sola. In questa puntata di Pazzo Giappone andiamo a vedere come una società segnata dal ricordo del caos abbia trasformato l'ordine in un meccanismo di controllo totale. Per capire perché il Giappone del periodo Edo abbia sviluppato questa ossessione per l'ordine, dobbiamo fare un passo indietro e conoscere il mostro da cui scappavano. Prima delle città ordinate e dei giardini zen pettinati col rastrello, c'era stato l'inferno in terra. I giapponesi lo chiamavano Sengoku Jidai, l'epoca degli stati combattenti. Immaginate oltre un secolo di guerre civili ininterrotte, un periodo in cui il vostro vicino di feudo poteva svegliarsi, decidere che gli serviva il vostro castello, tradire l'alleanza siglata il giorno prima e darvi fuoco alle risaie prima dell'ora di pranzo. Le alleanze valevano meno della carta su cui erano scritte, i signori della guerra cadevano come mosche e per i contadini la vita era una lotteria quotidiana tra il saccheggio e la carestia. L'incertezza era il pane quotidiano di chiunque. Così, quando nel 1603 Tokugawa Ieyasu riuscì finalmente a chiudere questa carneficina e diventare lo shogun, capì di avere un problema enorme. Perché trionfare sul campo di battaglia è un conto, ma come fai a evitare che i lord ricomincino a scannarsi proprio quando abbassi la guardia? Ieyasu e i suoi successori capirono una verità essenziale: la forza militare pura da sola non basta. Le spade arrugginiscono, gli eserciti costano e le teste tagliate prima o poi generano martiri e vendette. Se reprimi una ribellione con la violenza, stai solo curando il sintomo. Per curare la malattia, cioè il disordine, non dovevi limitarti a schiacciare i nemici, dovevi rendere fisicamente e mentalmente intollerabile l'idea stessa di ribellarsi. L'ingegneria sociale dei Tokugawa non fu inventata per punire il crimine, ma per prevenire il pensiero criminale. E per farlo lo shogunato decise di non limitarsi a presidiare i confini e i castelli, ma decise di presidiare i registri anagrafici, i templi, la conformazione dei villaggi, le camere da letto e persino come i vicini si guardavano tra loro. Il primo gigantesco problema da risolvere per lo shogunato erano i daimyo, i grandi signori feudali, gente che aveva a disposizione terre sconfinate, eserciti privati e un orgoglio smisurato. Come li disarmi senza scatenare la reazione opposta, ovvero l'ennesima guerra civile? La soluzione dei Tokugawa fu un capolavoro di machiavellismo. Non gli togli le spade, gli togli il tempo e i soldi. Nel 1635 venne formalizzato un sistema chiamato Sankin Kotai, che possiamo tradurre come residenza alternata. Ogni daimyo era obbligato a vivere un anno nel proprio feudo e l'anno successivo a Edo, la capitale dello shogun. E fin qui potrebbe sembrare solo un noioso dovere amministrativo. Ma c'era la fregatura. Le mogli e gli eredi illegittimi dei signori feudali non potevano viaggiare, dovevano rimanere a Edo fissi. Ufficialmente erano ospiti di riguardo per garantire la vicinanza e la fedeltà al governo. Di fatto erano ostaggi di lusso, tenuti costantemente sotto il naso dello shogun. Se a un daimyo, tornato nelle sue terre, fosse venuta la mezza idea di radunare un esercito, sapeva perfettamente che la sua famiglia a Edo avrebbe fatto una fine
un'immagine rapidissima e per nulla onorevole. Ma la vera gabbia del Sankin Kotai non era lo spazio, era il portafoglio. Lo spostamento del daimyo dal feudo alla capitale non era un viaggio di piacere con 2 carrozze, era una parata obbligatoria che doveva dimostrare lo status del feudo. Parliamo di processioni, le Daimyo Gyoretsu, composte da centinaia, a volte migliaia di samurai, servitori e cortigiani che attraversavano a piedi mezzo Giappone. Tutto questo costava una fortuna spropositata. I signori feudali dovevano mantenere 2 residenze sfarzose, una in provincia e una immensa a Edo, e pagare di tasca propria questi viaggi faraonici. Si calcola che molti daimyo arrivassero a bruciare tra i 70 e l'80% delle entrate totali del loro feudo solo per rispettare questa regola. L'equazione dello shogun era spietata quanto infallibile. Un daimyo indebitato fino al collo per pagare palanchini, uniformi di seta e ville in città è un daimyo meno pericoloso, perché semplicemente non ha soldi per pagare moschetti, assoldare mercenari o finanziare un colpo di stato. E il paradosso più affascinante di questa storia è l'effetto collaterale. Questo sistema di turismo coercitivo finì per trasformare l'economia del paese. Per permettere il passaggio di queste infinite carovane, lo Stato costruì una rete di strade magnifiche e lungo di esse fiorirono stazioni di posta, locande, mercati e servizi. Il controllo asfissiante sui nobili aveva neutralizzato il rischio politico, innescando per puro caso un boom economico senza precedenti. Ancora una volta il controllo non si presentava come una prigione, ma come ordine. Risolto il problema dei signori della guerra, rimaneva il resto del paese. Come si governa una popolazione che per oltre un secolo si era mescolata nel caos delle battaglie, dove magari un contadino con una lancia fortunata e un po' di fegato poteva sperare di diventare generale? La risposta del governo militare dei Tokugawa, il cosiddetto Bakufu, fu drastica. Bisognava congelare la società. Venne ufficializzato un sistema di caste rigidissimo, noto come Shinoko-sho. Non era una semplice divisione economica tra ricchi e poveri, era una vera e propria visione morale dell'universo, basata sul pensiero neoconfuciano. L'idea di fondo era che l'armonia perfetta si ottiene solo quando ognuno conosce il proprio posto, fa esattamente quello che ci si aspetta da lui e ci resta incollato dalla culla alla tomba. Al vertice c'erano i samurai, erano i difensori del paese, la bussola morale, l'unica classe autorizzata a portare 2 spade al fianco. Al secondo posto, incredibilmente, c'erano i contadini. Erano considerati nobili d'animo perché producevano il cibo, cioè la base stessa della vita. Poi nella pratica venivano tassati fino allo stremo e vivevano nella miseria, ma era un dettaglio trascurabile. Al terzo posto troviamo gli artigiani, che creavano oggetti utili, e all'ultimo gradino, considerati quasi dei parassiti sociali, c'erano i mercanti. Secondo la logica del tempo, chi si limitava a spostare merci e ad accumulare denaro senza sporcarsi le mani per produrre nulla di reale non meritava rispetto. Ma il controllo dello shogunato non si limitava a dirti che lavoro dovevi fare, lo Stato voleva decidere anche come dovevi sembrare. Entrano in gioco le famigerate leggi suntuarie, un livello di micromanagement della vita quotidiana che sfiorava la psicosi. Il tuo rango sociale dettava le dimensioni della tua casa, la forma del tetto, i colori che potevi indossare e persino cosa potevi mettere nel piatto. I contadini coltivavano il riso prezioso per pagare le tasse ai samurai, ma a loro era spesso imposto di mangiare cibi più poveri come miglio e orzo. Nonostante tutto questo controllo sociale, con il tempo i mercanti diventarono immensamente ricchi, trasformandosi di fatto nei banchieri del paese. Al contrario, molti samurai finirono sul lastrico, indebitati fino al collo proprio con i mercanti. Ma in questo sistema di controllo totale i soldi non compravano la libertà. Anche se un mercante avesse tenuto in pugno un lord, la legge gli vietava categoricamente di ostentare la sua ricchezza in pubblico. Ora penserete che le leggi contro il lusso esistevano anche in Europa, ma c'era una differenza abissale
male con quelle giapponesi. Nella Firenze rinascimentale o nell'Inghilterra elisabettiana, se eri un borghese arricchito e la legge ti vietava il velluto, tu pagavi la multa pur di farti vedere. La consideravi una tassa sulla vanità. In Europa, se facevi abbastanza soldi, ostentavi il lusso e magari ti compravi un titolo nobiliare. In Giappone no. Nel sistema Edo nasci mercante e muori mercante. Sfidare lo shogun ostentando ricchezza non ti costava una multa, ti costava la vita o la confisca di tutti i beni, perché stavi letteralmente minacciando l'equilibrio morale dell'universo. E allora i commercianti giapponesi si inventarono una controcultura estetica geniale che prese il nome di Aikei, una sorta di raffinatezza discreta. Mentre l'europeo aggirava la legge per mostrare, il giapponese trasformò il nascondere nel vero flex, nell'atto di ribellione supremo. Da fuori i milionari di Edo giravano per strada con kimoni di cotone grigio o marrone, all'apparenza modestissimi e noiosi, ma all'interno, nella fodera, nascondevano sete sfarzose, dipinte a mano da maestri d'arte, che costavano quanto un palazzo e si vedevano solo per una frazione di secondo, magari quando il vento apriva il lembo o ci si spogliava in un bordello di lusso. Alla fine mostrare il lusso all'esterno divenne una roba da cafoni. La vera eleganza era il lusso invisibile. Questo sistema mostrava una cosa fondamentale. In questo tipo di società l'ambizione evidente non è una virtù. Desiderare di salire di livello ed esibirlo, il cosiddetto sogno americano, è letto come una minaccia arrogante all'equilibrio di tutti. Il controllo non aveva più bisogno di guardie armate per funzionare. Si esprimeva attraverso lo sguardo giudicante degli altri, con l'idea soffocante che uscire dal proprio binario avrebbe potuto incrinare qualcosa di più grande. Se le leggi suntuarie ti dicevano cosa mangiare e come vestirti, lo shogunato aveva un piano ancora più diabolico per controllare cosa facevi nel tuo tempo libero. E per farlo non assunse un esercito di spie o di guardie, sarebbe costato troppo e francamente non sarebbe stato neanche altrettanto efficace. Lo Stato decise di affidare la tua sorveglianza all'unica persona da cui non potevi mai nasconderti: il tuo vicino di casa. È la logica spietata del Goningumi, letteralmente il gruppo delle 5 famiglie. Nei villaggi agricoli e nei quartieri densamente popolati delle città, la popolazione non era considerata come un insieme di individui singoli. Le persone venivano raggruppate in blocchi di circa 5 nuclei familiari e non si trattava di una sorta di associazione di quartiere, ma era un patto di mutua responsabilità stretto in una morsa d'acciaio. Funzionava così: se il signor Tanaka, membro del tuo gruppo, decideva di evadere le tasse sul riso, lo shogunato non andava a bussare solo alla porta di Tanaka, chiedeva il conto a tutti e 5. Se il figlio di Tanaka commetteva un furto, l'intero gruppo finiva sotto inchiesta. E se per puro caso qualcuno del gruppo nascondeva un fuorilegge o un dissidente politico, le punizioni cadevano a pioggia su tutti i membri, dalle multe salatissime al carcere fino alla pena di morte nei casi estremi. Capite il capolavoro politico? Lo Stato non aveva più bisogno di controllarti, ci pensavano i tuoi vicini. Il Goningumi trasformò ogni cittadino nel secondino del proprio dirimpettaio. Se vedevi che il tuo vicino spendeva un po' troppo o che ospitava gente strana a tarda notte, non ti facevi i fatti tuoi, lo denunciavi o lo rimettevi in riga immediatamente, perché sapevi che se lui affondava, tu affondavi con lui. Si creò così una rete capillare di paranoia e sorveglianza reciproca. Ma la storia non è mai solo bianca o nera. Questo sistema creò anche un livello altissimo di cooperazione sociale. Se un contadino del tuo gruppo si ammalava e non poteva mietere il riso per pagare i tributi, gli altri 4 andavano ad aiutarlo nei campi. Se la sua casa prendeva fuoco, lo aiutavano a ricostruirla. Non lo facevano necessariamente per buon cuore, ma soprattutto per il terrore di essere puniti al suo posto. Era una straordinaria solidarietà, ma nata con la pistola puntata alla tempia. Quando sai che una tua leggerezza potrebbe rovinare la famiglia accanto a te e viceversa, inizi ad autocensurarti ancora prima di agire. Quando lo Stato riesce a farti chiudere la bocca da solo, ha vinto. Ma al governo Tokugawa non bastava controllare i tuoi soldi, i tuoi vestiti, le tue chiacchiere con i vicini. Voleva anche l'ultimo pezzo del puzzle: entrare direttamente nella tua testa.
Fino a questo momento abbiamo parlato di controllo fisico e sociale, ma c'era una cosa che né i vicini spia né le leggi suntuarie potevano fermare: un'idea. Lo shogunato se ne rese conto a sue spese nei primi decenni del 600, quando nel sud del paese scoppiò la sanguinosa ribellione di Shimabara. Fu una rivolta alimentata da contadini disperati e samurai senza padrone, molti dei quali di fede cristiana cattolica, una religione portata in Giappone dai portoghesi decenni prima. Per i Tokugawa il cristianesimo non era solo una fede diversa, era una potenziale quinta colonna, un'influenza straniera che predicava la lealtà a un dio superiore allo shogun. Era perciò inaccettabile. La ribellione fu repressa nel sangue, ma generò una paranoia che spinse il governo a creare l'ultimo definitivo livello di controllo. Dovevano sradicare ogni traccia di dissenso ideologico e per farlo si inventarono un sistema chiamato Terauke Seido. Come fai a controllare la fede di migliaia di persone? Semplice, trasformi la religione ufficiale nell'ufficio anagrafe dello Stato. Lo shogunato obbligò ogni famiglia giapponese a registrarsi presso un tempio buddista locale. I monaci buddisti smisero di essere solo guide spirituali e divennero di fatto dei burocrati governativi. Il tempio rilasciava un certificato, il Terauke, che garantiva ufficialmente che non facevi parte di sette proibite, in primis quella cristiana. Senza quel pezzo di carta, in Giappone tu letteralmente non esistevi. Non potevi viaggiare, non potevi affittare una casa o trovare un lavoro. Ogni nascita, matrimonio o funerale doveva passare dal registro del tempio. Era un controllo burocratico a tappeto, silenzioso e inesorabile. Ma la burocrazia, si sa, può essere aggirata, i documenti si possono falsificare. Come fai a testare cosa c'è veramente nel cuore di una persona? Qui il sistema Edo tirò fuori il suo capolavoro di crudeltà psicologica, il Fumii, letteralmente immagine da calpestare. A partire dal 1629, specialmente nelle regioni del sud, i funzionari governativi facevano il giro dei villaggi, portando con sé delle placche di bronzo o di legno con l'effigie di Cristo o della Vergine Maria. Convocavano tutti gli abitanti, dal più vecchio al più giovane, e li obbligavano a metterci il piede sopra. Era un test. I funzionari ti fissavano e se esitavi, se sudavi, se il tuo piede tremava o se ti rifiutavi, la condanna era automatica. Venivi arrestato, torturato per farti appostatare e spesso giustiziato. Esistono placche di bronzo del periodo Edo che sono arrivate fino a noi con i volti delle figure sacre completamente consumati, piallati da migliaia e migliaia di piedi. Ma la vera genialità perversa del Fumii era che obbligava tutti a farlo, anche chi era buddista da generazioni. Non si trattava solo di scovare i cristiani nascosti, ma di costringere un'intera comunità una volta l'anno a compiere un atto pubblico di sottomissione allo Stato. Ti stavano costringendo a calpestare un simbolo religioso per dimostrare che la tua fedeltà allo shogun veniva prima di qualsiasi altra cosa. Il controllo a questo punto non riguardava più le tasse, i vestiti o i vicini, ma l'intimità della tua coscienza. Serviva per spezzare qualsiasi idea di ribellione prima ancora che potesse nascere nella tua mente. Facciamo un bilancio. Dopo aver ingabbiato i signori della guerra, blindato le classi sociali, trasformato i vicini di casa in secondini e burocratizzato l'anima, cosa ottieni? Due cose. La prima è il periodo di pace interna più lungo della storia moderna. Per 2 secoli e mezzo il Giappone non ha conosciuto guerre civili, un risultato politico impressionante per quei tempi. Ma la seconda cosa che ottieni è molto più profonda. Quando un divieto rimane in vigore abbastanza a lungo, generazione dopo generazione, smette di essere percepito come un'imposizione e diventa semplicemente la normalità. Lo shogunato era riuscito in un'impresa in cui molti dittatori hanno fallito. Aveva reso superfluo il proprio controllo, perché lo aveva installato direttamente nella mente delle persone. La forma suprema di tirannia non è quella che ti punta la spada alla gola, è quella che ti convince ad autocensurarti prima ancora di aprire bocca. E in questo i Tokugawa furono dei maestri assoluti. L'educazione estrema, gli inchini perfetti, l'ossessione per non disturbare l'armonia pubblica sono il prodotto finale raffinatissimo di una società che ha consapevolmente barattato la propria libertà
con la sicurezza collettiva. E volete sapere com'è finito lo shogunato e tutta questa storia? Beh, un sistema così capillare non è crollato per colpa di una rivoluzione interna. Lo shogunato non è caduto perché era inefficiente o i giapponesi improvvisamente si sono stancati delle regole, ma perché era stato progettato con un unico gigantesco punto cieco. Era una macchina formidabile, costruita su misura per sterilizzare qualsiasi minaccia interna, ma proprio questa chiusura assoluta lo rese completamente impreparato a gestire un urto improvviso dall'esterno. Nel 1853, nella baia di Edo, compaiono all'orizzonte le famose navi nere del commodoro americano Matthew Perry. Navi a vapore gigantesche, armate di cannoni industriali. Il mondo moderno da cui il Giappone si era ermeticamente isolato per secoli non stava solo bussando alla porta, la stava sfondando a calci. E di fronte a quella potenza bruta, un sistema basato sull'immobilità, sulle gerarchie di casta e sull'angolazione degli inchini semplicemente andò in pezzi. Nel 1868, nel giro di pochissimo tempo, il castello di carte venne spazzato via e lo shogunato cadde per sempre. Il Giappone Edo ci lascia in eredità una lezione universale e un po' inquietante. Non ci racconta solo la storia di un paese lontano e stravagante, ma ci mostra a che punto un intero popolo è disposto a spingersi, a rinunciare a se stesso pur di non avere più paura. Il video finisce qui, ma ditemi se secondo voi anche oggi stiamo in qualche modo barattando un pezzo della nostra libertà in cambio di comodità o sicurezza. Vi ricordo che potete supportare il canale in un sacco di modi, prima di tutto lasciando un mi piace sotto questo video, like, commenti, iscrivendovi al canale. Ci sono anche gli abbonamenti se volete dare un contributo un po' più strong o i super grazie. E se invece vi piacciono le magliette o i prodotti un po' particolari e divertenti come questa maglietta qui, vi ricordo che sul sito di Pumpling, utilizzando il mio codice VVEveryday, ottenete un paio di calze gratis a vostra scelta. Trovate come sempre tutto in descrizione. Io vi saluto e al prossimo video, ciao!